Inter-Milan 0-1, l'Inter perde un altro derby, sono 6 derby consecutivi senza vittoria per la nostra Inter, quindi convocazione d'urgenza per confrontarci insieme. Il nostro Simone Frizza. Ciao Simone, ben ritrovato. Ciao allora, ben ritrovati a tutti. In questi casi ci mettiamo sempre la faccia, lo sapete. Assolutamente, assolutamente sì, in un derby che a me personalmente lascia tanta rabbia, devo dire, per tanti motivi, per diversi motivi che analizzeremo tra poco, in un derby in cui in tanti nei commenti mi hanno scritto però comunque abbiamo creato delle occasioni, però comunque abbiamo creato tanto, io non sono del tutto d'accordo e tra poco questa cosa la motivo in maniera più approfondita, andremo in profondità nelle analisi anche di alcune dichiarazioni che aprono dei temi molto grossi in realtà, e dovremo parlare anche di diversi errori e di alcune cose che mi hanno fatto arrabbiare in modo particolare, ma io Simo parto da un concetto base che gratta molto la pancia del tifoso, in primis la mia. Da tifoso non posso fare a meno di ricordare che dal 2024 in poi, dopo quel derby della seconda stella contro Juve, Milan e Napoli, non sono mai arrivate vittorie in questi scontri diretti. 25 gol subiti senza vittorie. Sì, l'ho detto anch'io, anche con la Roma era uno scontro diretto e l'abbiamo vinto, anche con la Roma era un big match e l'abbiamo vinto, ok, ma lo stesso Kivu che prima della partita ci aveva detto di volerci regalare un lunedì senza sfottò, ecco, lo sfottò oggi tocca subircelo per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta non posso godermi un lunedì in cui posso andare a sfottere quelli che sono gli avversari con cui ti sfotti di più, perché poi, non so, io di amici romanisti vicini non ne ho, di amici del Bologna vicini francamente non ne ho. Lo sfottò tipico è con Juventus e Milan soprattutto, e anche Napoli soprattutto da quando c'è Antonio Conte, e questa cosa ci sta molto molto mancando in partite che poi sono anche altamente simboliche nel corso delle stagioni. In un derby che, dicevo, non so se è un caso o no, ma nell'unica stagione in cui non hai battuto il Milan hai fatto la stagione degli 0 titoli, la scorsa. Dal tuo punto di vista, questo derby, che derby è stato, come l'hai visto, come lo stai commentando? No, sono d'accordo perché non è un caso che certi big match lo siano dal punto di vista della classifica, dell'avversario, del momento, ma non arrivino mai o quasi mai a raggiungere il peso di Inter-Milan, Inter-Juventus. Io forse ci metterei anche Inter-Napoli, vista la vicinanza più frequente in classifica, la presenza di Conte e tutta una serie di cose. Quelli sono i big match con la B e la M maiuscola, con la Roma, col Bologna, con l'Atalanta, con la Lazio. Sono partite molto importanti, ma per me non arrivano mai lì. E non è un caso che in questi anni l'Inter abbia vinto tantissime di queste partite importanti, alcune anche con risultati clamorosi, 4-0 all'Atalanta di Gasperini, 6-0 a Roma con la Lazio di Baroni che era lanciatissima in quel momento, e invece abbia avuto molti più problemi con i big match più importanti, diciamo così. Quindi secondo me qui ci rientra anche una componente psicologica che vale tanto per noi come tifosi, che come dicevi vogliamo non essere sfottuti e andare a sfottere, e forse vale anche per i giocatori che hanno un peso diverso nella partita e i nostri, nel caso specifico, la soffrono in maniera diversa, anche perché, e adesso ne parleremo, il fatto che col Milan ogni volta ci sia lo stesso copione di una partita che meriti di vincere e poi perdi la prima occasione, a un certo punto comincia a non essere più solo sfortuna, secondo me, se si ripete 4-5 volte di fila. È proprio questo che mi dai l'assist perfetto. Tratteremo 4-5 punti in particolare in questo contenuto. Io parto da questo, allora, che sottolinei tu, perché io ieri ho detto che Allegri ci ha ingabbiati. Non so se è la parola più corretta, forse si collega anche al famoso gabbione di Allegri che mi ha portato ad utilizzare quella parola, ma al di là delle battute, in 5 o 6 tifosi mi hanno contestato la parola ingabbiato dicendo ma come fai a dire che partita hai visto? Questa cosa del partita hai visto, vabbè, lascia il tempo, mi fa veramente imbestialire, perché abbiamo preso 2 pali, Maignan ha fatto 2 miracoli, che tra l'altro quello su Thuram per me non è un miracolo, cioè se lì prendi gol Maignan casca un po' tutto il castello delle discussioni che stiamo facendo sui portieri, ma Allegri per me con le sue dichiarazioni dopo la partita ha svelato che ci ha ingabbiati, perché lui stesso dice che ha messo molta attenzione sui primi 15 minuti in cui l'Inter solitamente segna, e la strategia del Lega è stata quella di tenere la partita sullo 0-0, bloccata il più possibile, perché prima o poi in un modo o nell'altro un gol l'avrebbe trovato con il gioco che fa il Milan e con quello che l'Inter ti lascia dietro. Quindi il Milan ha fatto la sua partita ultra difensiva, soprattutto dopo il gol segnato, ma anche prima,
togliendoci i rifornimenti agli attaccanti con un Lautaro Martinez assolutamente negativo, un Thuram che rispetto a quello che ho detto ieri rivedo il mio giudizio in positivo rispetto a quello che ho detto ieri sera, riguardando la partita mi è sembrato meglio di quello che avevo percepito in presa diretta, francamente, ma comunque anche Thuram non è riuscito ad incidere in maniera decisiva e finale nel risultato. Quindi tagliati i rifornimenti agli attaccanti, a destra con Carlos Augusto che non può essere il suo ruolo da quello che abbiamo visto in questa partita, almeno a questi livelli qua, hai un cilindro in meno anche sulla fascia, e ha tenuto la partita sullo 0-0, anche con un pizzico di fortuna e con la bravura di un portiere che fa parte comunque della squadra, e poi l'ha sbloccata utilizzando le loro armi e con un errore che è diventato un errore tipico dell'Inter, di questa Inter, e che si collega molto ad un discorso che ha fatto anche Kivu, che tra poco analizziamo. Per me, quindi, Simo, uh, resta una partita in cui l'Inter poteva giocarla con la testa più sgombra per come stavi, per la serie di risultati da cui arrivavi, per tanti motivi. Potevi andare ad aggredirla anche di più. Quando hai visto che Sozza ha la soglia dei falli alta, perché non ci vai con più cattiveria che hai visto essere un tuo fattore determinante in tante partite, come lo era stato per esempio contro la Lazio? Paradossalmente mi viene da pensare che quell'infortunio di Gabbia, che ha portato a una sorta di time out subito nei primi 15 minuti, sia stato anche molto benedetto da Allegri, che gli ha permesso di spezzare subito il ritmo proprio in quei primi 15 minuti in cui a cui lui aveva prestato tanta attenzione. E quindi tutta questa serie di fattori mi porta a dire che io ho visto un Inter che si ha creato, ma non è stata brillantissima. La buona notizia è che pur non essendo stato brillante, quindi continui a creare. La cattiva notizia è che comunque avendo creato, questa volta hai chiuso con 0 gol. Ed è un tema. Io su questo discorso mi ripeto da quello che dico fin dall'estate, ma non solo. Secondo me molti dei passi falsi dell'Inter rispondono anche dei limiti nelle caratteristiche di questa rosa. Non è l'unico motivo, non sempre è il principale, però quando io mi presento ad un derby con un esterno sinistro messo a destra, e già questo comunque sapevi che ti avrebbe portato ad un limite, e con un difensore centrale che poi ha fatto molto bene Acerbi, che però diciamo, si interfaccia col tipo di partita che ti aspetti nella maniera esattamente opposta, io mi presto già al mio avversario dicendogli queste possono essere le mie lacune. E secondo me una squadra come l'Inter, che è comunque forte, che ha bisogno di qualche ritocco, che aveva anche la possibilità di averli dal mercato e non li ha, è un limite grossissimo. E ieri io sono d'accordo sul fatto che Allegri non è che abbia ingabbiato l'Inter al 100%, però Allegri che cosa ha detto? Così come anche noi abbiamo detto, in un Inter-Milan tu sai che puoi avere uno spartito, ma è impossibile che risponda al 100% a quello che vorresti fare e subire. Qualcosa dovrai subire come Certo. Inter, qualcosa dovrai subire come Milan. Tutto sta nel riuscire a passare la bufera quando devi subire e invece a colpire quando devi colpire. Allegri ha fatto questo, ha passato la bufera anche grazie a un Maignan superlativo, ma non solo, ha colpito quando ha potuto e doveva colpire, e poi ci ha ingabbiati negli ultimi 30 minuti, quando si è messo tutto dietro, sapendo che l'Inter giocatori con certe caratteristiche non li ha, e infatti continuava a girare in tondo, Stile passaggi di qui, udinese. passaggi di là. Stile udinese. Come? Stile Inter-Udinese come Stile finale. inter-udinese, sì, ma tantissime volte abbiamo anche la Juventus per certi versi ha fatto questo, anche se poi lì è stata una partita comunque diversa. Quindi ci ha ingabbiato in quel senso qui, e l'Inter purtroppo, come altre volte, è ricaduta in quella partita tipica contro il Milan in cui fa un errore anche sciocco a centrocampo, prende gol e poi, forse per il carico mentale di cui parlavamo prima, che diventa ancora più grande perché devi recuperare, tra l'altro sei pure in casa con maggioranza di tifoseria tua, e poi negli ultimi 30 minuti, il rigore a parte, poca roba. Cioè, alla fine, ripeto, siamo affidati a Diouf, di cui dopo parleremo, però Maignan ha fatto poco. Non è stato quel finale di partita in cui ci fa 3 o 4 miracoli, come era stato magari per certi versi il derby dell'anno scorso, quello che pareggiamo all'ultimo con De Vrij, dove lì c'erano dei pali, c'erano delle situazioni. Ieri, secondo me, un po' meno da questo punto di vista. No, allora anticipiamo il tema, Simo, perché tu hai parlato anche di Kivu e delle caratteristiche. Tra poco parliamo di Sommer, assolutamente, nel confronto con Maignan, e devo dire un'altra cosa forte e importante per me, però hai anticipato il tema delle caratteristiche. La frase di Kivu post partita è emblematica. Eh sì, Kivu parla. Io non penso che Kivu mandi messaggi alla dirigenza, però No, comunque esatto. lui da uomo di campo parla, cioè dice abbiamo delle caratteristiche, ci mancano delle caratteristiche. Quando parla di Diouf nello specifico dice mi serviva un giocatore che provasse a saltare l'uomo. E queste sono tutte cose che io non posso più accettare per una serie di motivi, che sono
Sono due fondamentalmente. Il primo è un qualcosa che conosciamo da anni. Sono anni che l'Inter non ha certi giocatori e per quanto io sia d'accordo con l'idea che non è che se tu prendi quello che salta l'uomo vinci 38 partite su 38, perché non funziona così, secondo me in un calcio che va sempre più in quella direzione lì rimane comunque inaccettabile che tu dopo anni che sai di avere quella lacuna ancora non ci vai a mettere mano. Prima cosa che si collega al secondo motivo, ovvero soprattutto nell'ultima sessione di mercato tu avevi tutte le possibilità dal punto di vista economico e dal punto di vista anche del momento della tua storia recente per fare degli interventi e alla fine hai scelto ancora una volta la via conservativa, non lo hai fatto e secondo me in certe partite questo è uno degli elementi principali. Non è l'unico, non è sempre solo questo, ma è questo, perché ripeto, se ieri negli ultimi 5 minuti la scelta è metto Diouf là, largo a destra perché è l'unico che ha le capacità tecniche potenziali e forse anche la serenità mentale di dire cioè il blocco basso del Milan lo attacco doppio passo 1 contro 1, secondo me è un problema. Aveva 26 minuti in stagione ieri Diouf in cui ti ha portato ad un gol subito con la Cremonese e a una serie di passaggi sbagliati contro il Torino senza precedenti. Se non notiamo una risposta, un messaggio da questa situazione, non so che cos'altro si possa vedere, ecco. Hai aperto tante cose che sono molto interessanti secondo me. Su Diouf dico che a me l'ingresso è piaciuto soprattutto con personalità, ci metto un asterisco e rimando il giudizio perché era in un finale di partita col Milan completamente arroccato dietro, me lo aspetto in test più probanti, ecco. Sì, Diciamo c'era senza anche il dubbio. contesto che magari lo ha un po' favorito. Di sicuro il tema è che lì è stato preso Luis Enrique, sono stati investiti 25 milioni per fare quella cosa che poi hai affidato a Diouf invece. Per cui se arrivano buoni segnali da Diouf, la notizia però per me è che a destra hai totalmente bocciato Luis Enrique, almeno fino a questo punto. Poi magari Diouf intanto si sta riprendendo perché quando Chivu dice che non erano pronti, dice entrambi non erano pronti, Diouf se lo schieri vuol dire che qualcosina ti ha fatto vedere, perché altrimenti avresti anche Frattesi eventualmente da poter sfruttare in qualche modo. Quindi intanto Frattesi perde gerarchie, perché Sucic cresce nel secondo tempo, una delle migliori notizie del derby, la crescita di Sucic. Zielinski con qualche problemino comunque entra Zielinski, quindi Frattesi retrocede, Luis Enrique scavalcato da Diouf, il tema lì a destra si pone, urge intervenire sul mercato, sulle corsie a gennaio, urgentissimo, perché dietro Dumfries non può essere Diouf l'alternativa, non può essere Darmian l'alternativa ad alto livello, soprattutto in partite importanti. Luis Enrique, se non lo vedi, qualche ragionamento andrà fatto e quindi le fasce sono troppo importanti. Sul tema dei dribbling, su questo ci siamo confrontati spesso. Io ripeto e ribadisco che non sono così sicuro che il dribbling sia la soluzione a tutti i mali, che il famoso calciatore che salta l'uomo, cioè tanti dicono prendiamo Conceição della Juve, ci risolve i problemi. No, non basta il funambolo, perché poi Conceição è estremamente fine a se stesso. Giusto per fare un esempio di un nome che molto spesso ci è stato detto, noi un Conceição non ce l'abbiamo. Non è una grossa lacuna il Conceição che fa il funambolo, secondo me. Servono giocatori forti ed efficaci in questo senso. Però il tema sul mercato, quando Chivu parla di determinate caratteristiche, è il tema che ci portiamo dietro da Inzaghi, cioè l'Inter è costruita in un modo che deve portare tanti uomini in avanti per creare pericoli, per generare occasioni. Questo ti scopre a dei pericoli che ieri sei riuscito a contenere perché Leao praticamente non si è visto e tutti avevamo le mani nei capelli nel pensare Leao contro la Cerbi, invece Leao è stato disinnescato anche per un ottimo lavoro che ha fatto sicuramente Akanji, al netto di un errore di cui tra poco parliamo. Quindi il tema sul mercato è un tema che sottolineiamo da agosto, l'abbiamo detto a settembre, l'abbiamo ridetto ad ottobre, lo ribadiamo anche adesso. Kivu ha determinate caratteristiche, la dirigenza vuole mettere a disposizione i giocatori per fare quello che ha in mente Kivu, oppure Kivu deve scendere a compromessi e fare quello che ha con quello che ha a disposizione? Questo sarà il grande tema. Per ora Kivu ha dovuto scendere a compromessi, evidentemente, perché delle richieste estive di un nuovo difensore centrale, di un attaccante alla Lookman e di un centrocampista fisico che cambiasse le caratteristiche del centrocampo, nessuna di queste è stata esaudita come richiesta e mi sembra piuttosto lampante. Si sta proseguendo sulla falsariga dello scorso anno e Kivu per me sta continuando a fare un buon lavoro che deve essere supportato ulteriormente da parte di tutti e da parte anche della nostra fiducia di un Inter che comunque, ripeto, per me ha creato, pur non essendo brillante, un po' di più di quello che mi aspettavo contro il Milan di Allegri
e ha lasciato creare al Milan meno di quello che mi sarei aspettato di subire, francamente. Sì, sì, questo senza dubbio, perché anche nel discorso dei contropiedi di cui tutti eravamo molto preoccupati, alla fine poco e niente del Milan. Purtroppo però, torniamo al discorso di prima, molto spesso alla prima occasione, se non al primo tiro, prendi gol. Io le sentivo anche ieri dal club di Caressa, ma non solo, che l'Inter è una delle prime squadre come XG concessi in contropiede, cioè tra quelle che ne concede meno, però ne ha concesso anche pochi contropiedi e in quei pochi ha preso tantissimi gol. Quindi anche qui tema portiere, tante altre cose che vanno a emergere. Io chiudo Però con questo è un un attimo dato, scusa Simo, è sì? un dato che per esempio accomunava squadre come Bayern e Barcellona, che concedono pochi ma ne concedono molto pericolosi Mh. anche. Sì, 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 beh, questo è anche cioè il contropiede quando sei scoperto è sicuramente una delle situazioni, che, rappresentano maggiori pericoli per la difesa. Sul tema delle caratteristiche io aggiungo un paio di cose. La prima, è vero che non basta prendere quello che salta l'uomo per risolvere tutti i problemi, però se tu non ce l'hai, e come hai detto un attimo fa, ti cambia tutto l'impianto offensivo della squadra. Perché anche Inzaghi diceva sempre, perché si diceva Inzaghi sgancia i braccetti, fa queste rotazioni costanti? Perché non ha l'alternativa di dire al tuo giocatore X generami qualcosa da zero, come ha il Milan con Leao, come ha la Juve con tanti altri giocatori, il Napoli con i suoi esterni. Non avendo questo devi lavorare di volume, tra virgolette, devi portare tanti uomini anche oltre la linea della palla, portare certi giocatori a rischiare un po' di più nel posizionamento perché devono salire, e questo in tante situazioni ti porta poi a prendere dei gol. Quello di ieri è un emblema, contro la Juventus nel famoso 4-4, secondo me c'era un altro esempio. Sono tutte situazioni che derivano da alcune lacune che tu hai nella necessità di attaccare in un certo modo e che si ripercuotono sulla fase difensiva. Quindi questo è un discorso. Sulla provocazione, diciamo, di Conceição la posso condividere, io ti aggiungo anche, se tu inserisci un Conceição in questa Inter con questi giocatori e questo attacco, probabilmente diventa più produttivo anche lui, perché quando la passa non la passa a giocatori meno forti, ma la passa a Thuram, la passa a Çalhanoğlu, la passa, cioè capito, dipende anche poi dal tipo di squadra. E poi, discorso generale che vale secondo me per tutti i ragionamenti, per tutti gli sport, io guardo anche un po' le tendenze. Mi sembra che, ripeto, che il calcio da diversi anni a questa parte vada verso una tendenza che porta sempre più a uno contro uno, dribbling, giocate che scombinano i piani delle difese. Se tu guardi le super big europee, non ce n'è una che non abbia quei giocatori qui. Anzi, ora io non dico che l'Inter debba rinunciare totalmente alla sua filosofia di questi anni e abbracciare 150 ali offensive che puntino l'uomo, ma da questo a non averne neanche una ne passa. Io vedo le big di Premier, il Barcellona, il Real Madrid, Al il City. Bayern, il PSG, Sì, sì. chiunque. E quindi Sì, sì, questo sì. non può essere un caso, secondo me. Poi su Conceição è che io ho una scarsa considerazione del Conceição Sì, giocatore, vabbè, ci sinceramente. sta. Però in quello che dici, secondo me, Simo, c'è però anche il tema dello scarso cinismo, che è un tema che ci portiamo dietro da tanto tempo, Ma perché anche questo però è una diretta conseguenza, perché i nostri attaccanti escono sempre dall'area, vengono incontro, fanno a botte, fanno le sponde, fanno i lanci? sì, Perché non riesce a salire in altro modo. sì, sì, lì c'è da capire se questo lavoro li rende meno lucidi sotto porta, questo Per sarei me curioso di sì, capire, o se a prescindere non sono dei killer d'area di rigore. Questo tutte c'è. e 2, tutte e Son 2. tutte e 2 probabilmente, ecco. Però ti chiedo allora, queste sono tutte componenti e ripeto, per chi ci sta seguendo, oltre a ricordarvi di, entrare nel club, nel QR code sopra il nostro Simone, dove stasera dalle 22 ci aspetta una chiamata molto calda su passioneinter.club. Vi invito a entrare a far parte della nostra community per discutere di questi argomenti e non solo, perché tutti questi sono tutti pezzi di un'analisi che sono tutti concatenati. Non è che uno conta necessariamente più dell'altro, è una Esatto. discussione completa. E allora all'interno di questa discussione completa è necessariamente il momento di parlare anche di Sommer. Il giorno dopo, secondo te, è troppo cattivo dire che invertendo Maignan e Sommer sarebbe finita in maniera diversa questa partita? No, è semplicemente fattuale, come direbbe un giornalista famoso. Cioè, senza voler dare per forza, diciamo, dire cose cattive, però è così. Maignan para il rigore, fa almeno un altro paio di parate di buon livello e soprattutto Sommer sbaglia, nell'occasione del gol e non è il primo errore.
Non è il primo errore e io ribadisco al volo sul tema portieri, poi ho tante altre cose da dirti, ma cercherò di essere rapidissimo. Sul tema portieri, a me non piace massacrare nessuno, cioè prendere un No, neanche a individuo me. e massacrarlo proprio non mi piace. Non mi piace farlo soprattutto su Sommer, che comunque secondo me non è ancora ai livelli di Andanovic, ma ci abbiamo fatto anche un contenuto 2 settimane fa, ci si avvicina pericolosamente e sinistramente. Il fatto che io tifi l'Inter e sia sorpreso nel vedere una buona parata nel mio portiere non è accettabile. Cioè, siamo arrivati al punto che se fa una buona parata la sottolineiamo e siamo sorpresi. C'è un Maignan che spesso ci ha fatto vincere i derby, in altre occasioni ci ha fatto vincere dei derby. In questo caso è stato forse il miglior Maignan, uno dei migliori Maignan delle ultime stagioni, e fa delle parate importantissime, soprattutto sul rigore, su cui tra poco torniamo, e sarà un caso, non sarà un caso, in questo momento in testa alla classifica ci sono le squadre che hanno i 2 portieri migliori. In un campionato dove gli attaccanti latitano, Svilar la Roma, Maignan il Milan, sono i 2 migliori portieri della Serie A e sono lassù in testa loro in questo momento. Sarà casuale, però fino ad un certo punto, secondo me, perché comunque sul gol subito Akanji reagisce in ritardo, sicuramente ha delle responsabilità. Io da un giocatore della sua esperienza mi aspetto più attenzione e questi dettagli fanno nettamente la differenza. Sicuramente la difesa era un po' in ritardo nel recuperare, anche sul tiro di Salmakers. L'errore di Cianoglu è grave, Postilla mi ha fatto infuriare e tra poco ci arriviamo. Eh, ma tutte queste cose sono contorno del piatto principale. Inaccettabile che il portiere dell'Inter non riesca a fare meglio su quel tiro lì. Dai. Sì, ma si vede, cioè io purtroppo su Sommer, avendo questi limiti dal punto di vista fisico che su cui non può fare nulla perché la sua altezza è quella, non è che si può tirare per farlo diventare 1,90 m. Lui ha sempre avuto dalla sua la reattività incredibile a livello di riflessi e l'esplosività, che sono i due fattori che ti consentono di sopperire ad un'altezza che per ragioni proprio di centimetri magari non ti fa arrivare su certi tiri. Secondo me la reattività dal punto di vista dei riflessi ce l'ha ancora, perché io gliela vedo ancora in certe parate, gli sta mancando clamorosamente l'esplosività. Ed era una cosa che toccava anche Andanovic, la spinta sulle gambe. Io ricordo il gol di Dybala in Inter-Roma 1-2, dove proprio lì non ha spinta sulle gambe e gli si piegano le mani. E quello che dicevi prima è il campanello d'allarme che vale anche per me. Io con Andanovic avevo negli ultimi 2 anni in particolare, ogni tiro avevo paura, anche quelli che sembravano più semplici, perché c'era il rischio che potesse succedere qualsiasi cosa. Ecco, da questa stagione, purtroppo, devo dire che sto vivendo la stessa identica cosa con Sommer, che sono d'accordo, non è ancora a quei livelli così, diciamo, gravi, passami il termine, però ci si sta avvicinando e se ad ogni tiro tu hai questa paura, poi magari puoi dire è una roba tua e sei tu che sei pazzo, può essere, però penso anche i nostri difensori avranno lo stesso tipo di percezione? Perché se è anche questo, allora la situazione è davvero forse irrecuperabile. Quello incide, lo abbiamo visto nel cambio Andanovic-Onana, dove Onana per me, soprattutto fino a febbraio, in realtà a livello di parate e tra i pali non è che avesse apportato chissà quanto più di Andanovic, lo avevamo dimostrato con un contenuto, però c'era più fiducia nel reparto e la si percepiva. C'è un Joseph Martinez che potrebbe essere in rampa di lancio, potrebbe approfittarne. Qui il tema è delicatissimo perché non possiamo sapere quello che c'è nella testa di Joseph Martinez. Il fatto che sia tornato in panchina lo renderebbe tecnicamente disponibile, però è un tema troppo delicato, quello del cosa è successo con quell'incidente che sicuramente lo sta condizionando. Resta il fatto che Kivu, dopo gli errori di Sommer contro la Juventus, lo ha difeso, Sommer, lo ha confermato titolare, ha fatto un'ottima partita contro l'Ajax ad Amsterdam, Martinez si è fatto un paio di partite, ma è rimasto sempre un vice. E quindi qui il tema del secondo portiere su cui forse non c'è quella fiducia che c'era evidentemente invece su Onana ai tempi. Quindi anche questo incide oltre alla questione dell'incidente. Non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, Simo. Sì, Onana anche a livello europeo aveva uno status un po' superiore rispetto a Martinez. Io continuo a non capire
dall'incidente in poi, come hai detto, è un discorso a parte che per me non abbiamo proprio gli strumenti per poter aprire, ma dall'inizio di stagione fino all'incidente c'erano state comunque, secondo me, delle partite in cui avrebbe potuto giocare, e in quelle poche che ha giocato sia quest'anno che lo scorso, per me ha sempre fatto non bene, benissimo. Io non ricordo errori di Martinez, anzi ricordo anche diverse ottime parate. Quindi mi chiedo, non vale davvero nulla questo ragazzo? E soprattutto, se è così, come fanno a saperlo, visto che poi in campo fa bene? Cioè rientra secondo me in tutta quella serie di acquisti degli ultimi anni che io catalogo come misteri, motivi diversi, no? Buchanan, giocatore mai visto, mai testato, Martinez adesso sta finendo lì, anche altri. Quelli che dovesse andare via, tu mi dici cosa ne è stato di Martinez all'Inter? Boh, Boh. non lo so, non te lo so dire, così come Buchanan, così come altri. È quello Sì. che mi manda in bestia, che non capisco. Senti, ti voglio trattare due argomenti finali molto velocemente. Il primo avevo messo un asterisco su Cianoglu, è una delle cose che più mi ha fatto arrabbiare di questo derby, perché torno a quello che si è detto prima della partita. Bisogna leggere i momenti, la cattiveria, saper spendere i falli e prendersi i gialli. Si è sempre detto, cosa che a me che non condivido totalmente, i giocatori sono più liberi di fare fallo perché Inzaghi ti sostituiva mentre Chivu no. A me questa cosa francamente non convince. Però se Chivu ti dice dobbiamo essere più attenti e spendere i falli, io non posso accettare due cose. Uno, Sozza ha la soglia dei falli alta e tu non vai a commettere fallo di continuo, non vai a sporcare la partita, non vai a mangiarti le caviglie degli avversari. Due, Cialanoglu, porca miseria, ti becchi l'ammonizione per proteste, 7 minuti prima non ti sei preso l'ammonizione per fermare Fofana, Salma Kerso, quello che era, su quel pallone perso che porta al gol del Milan. Cioè, tu, porca miseria, lo ripeto, ti sei speso l'ammonizione per proteste, e non l'hai spesa per abbattere l'avversario quando è il tema che abbiamo trattato più volte, quando sappiamo che in queste occasioni qua l'Inter prende sempre gol, perdi palla così in superficialità e prendi gol. E lì si crea un problema di testa pesantissimo, perché poi l'Inter quando subisce l'episodio negativo non reagisce, e lo stiamo vedendo, l'episodio negativo influisce sul rigore, il rigore si batte prima con la testa e poi coi piedi, altrimenti Lautaro Martinez non è scarso come giocatore, ma i rigori non è cosa per lui, non deve toccarli, non deve nemmeno avvicinarsi al dischetto Lautaro Martinez. Perché? Perché è una questione di testa. Come era una questione di testa quel rigore che sbagliò Lautaro Martinez nel derby del 2021, che poi abbiamo pagato carissimo, era una questione di testa il rigore di Cianoglu contro il Napoli l'anno scorso, che poi abbiamo visto la statistica, credo di Giuseppe Pastore l'abbia riportata, che era esattamente il 74esimo minuto della 12esima giornata, sia in Inter-Napoli che in Inter-Milan, sotto la stessa curva, quindi nella stessa identica porta. Se uno colpisce il palo, questa volta lo Paramegnan, che gli aveva lasciato tutta la porta spalancata, lo ha invitato a tirare lì, dove Cianoglu tira sempre, e c'è cascato in quella cosa lì. 27 rigori segnati su 29, mi sembra, Cialanoglu da quando è all'Inter. C'è poco da criticargli sul rigore in sé, però è clamorosamente simbolico, sinistramente simbolico questo, e c'è la paura che lo ricorderemo, ecco. Però il tema della testa e dei falli, della lettura dei momenti, è un tema che continuiamo a ripetere, ma ancora una volta sembriamo non aver imparato la lezione. Son totalmente d'accordo, ma è una cosa che purtroppo deriva anche dalla gestione di Inzaghi, perché io mi ricordo spesso nei big match soprattutto di aver parlato di questa cosa, di capire i momenti, di leggerli. Valeva soprattutto per la finale di Supercoppa col Milan, valeva per Inter-Juventus 4-4. A volte sembra che noi ci distacchiamo dal cronometro, dal momento della partita, e facciamo delle cose che non hanno nessun senso in quel momento, e purtroppo molto spesso le paghiamo. Io penso che la questione del fallo di cui parlavi sia un po', diciamo, tra virgolette, "un retaggio del passato". Anch'io non credo molto a quel discorso che facevi su Inzaghi, però forse fisiologicamente qualcosina può essere cambiato, anche solo nell'approccio indiretto dei 2 allenatori. E secondo me l'Inter che, per dire, in certe partite si sente talmente superiore che poi non le vince, eccetera, eccetera, probabilmente, la metto lì come ipotesi, è anche l'Inter che quando perde palla a centrocampo e si scatena un 2 contro 3, è la stessa Inter che nella testa di Ciala fa pensare: "Non faccio fallo perché tanto la recuperiamo, siamo in 3, ce la facciamo". L'unico che ha capito perfettamente il cambio si chiama Bastoni,
che non a caso in quella situazione dà una randellata a Leao completamente gratuita ma preventiva, e contro la Lazio ha fatto 250 falli. Bastoni per me sta interpretando benissimo questa nuova lettura, cosa che altri fanno meno, e secondo me qui potrebbe essere anche solo una questione di tempo. Però è vero, Ciala palla mezza e mezza con Fofana, toglie la gamba innanzitutto, gli scappa via Fofana, invece che tirargli la maglia, strapparla e metterla poi appesa sopra il divano di casa, lo lascia andare. Però poi le paghi, perché magari una volta no, 2 volte no, alla terza, anche spalmata su più partite, prendi gol, e se quella partita è il derby, vale tanto quanto le altre 2 messe insieme. Questa è una roba che si supererà col tempo, spero. Mi piace la tua citazione su Bastoni. Velocemente, top e flop di questa partita, chi promuoviamo? Sucic in grande crescita nel secondo tempo. Come detto, rivedo il mio giudizio su Thuram, che per me è stato più positivo di quello che avevo detto in presa diretta, francamente. E Akanji ha fatto le buone cose, comunque però sul gol c'è quella responsabilità che pesa. Barella a me non è dispiaciuto, a differenza di tanti commenti che ho letto. Dall'altro lato, i flop per me, Sommer inevitabilmente. Çalhanoğlu per tutti i motivi che abbiamo detto, Lautaro Martinez assolutamente. E ho apprezzato ancora una volta il coraggio di Chivo, comunque la scelta di Chivo, che non si fa problemi a togliere Lautaro e Çalhanoğlu. Anche... Tra l'altro Lautaro dopo le soste è sempre tolto al 60° sostanzialmente. Quindi non so se sei d'accordo con questi tre, anche Carlos Augusto, però Carlos Augusto gli do l'attenuante che non è colpa Sì. sua, francamente. No, esatto, Carlos è un po' contingente alla situazione. Tra i top aggiungo sicuramente Acerbi, perché come abbiamo detto anche prima, Leao ha combinato poco nulla anche per una buona partita di Acerbi, e ti dirò simbolicamente, non perché lo meriti, ma simbolicamente ci metto Diouf. Perché, Ecco. ragazzi, è entrato col Torino, ha sbagliato tutto, è entrato con la Cremonese, ha portato al gol, poteva essere un ingresso da gambe che ti tremano, e invece lui è entrato con la serenità e forse anche un po' di spavalderia positiva, ci ha provato, poi su 3 dribbling ne ha azzeccato mezzo, va bene, però non è che potevi pensare che facesse Mbappé, quindi simbolicamente io do questo bonus a Diouf. Sucic a me era piaciuto tantissimo fin dal primo tempo, ti ricorderai, non ero molto d'accordo con certi giudizi, e nella ripresa ha fatto anche meglio, quindi molto bene. Io ho un dubbio su Barella, non so se svilupparlo adesso, magari in diretta questa sera o nei prossimi Lo giorni. Non facciamo in tanto sulla diretta. prestazione. Lo facciamo in In diretta diretta, perché dai. ti voglio dire, Simo, voglio chiudere con un'ultimissima Vai. cosa, nel senso che non è tutto da buttare. 4 No. sconfitte in 12 partite sono tante. C'è il precedente, a me non piacciono mai queste cose. La Juve ha già vinto uno scudetto 10 anni fa con 4 sconfitte nelle prime 12. Conta zero, secondo me, quel precedente. 4 sconfitte sono tante, soprattutto perché ci sono delle cose che ci fanno pensare che potrebbero arrivarne altre, e quello è un po' la cosa che preoccupa. Ci sono delle cose che però a me fanno pensare che si possa anche migliorare. Anzi, ci sono tante cose che mi fanno pensare che, oltre al discorso mercato, l'Inter per migliorare debba guardarsi dentro e lavorare su delle cose internamente che può migliorare, che può portare avanti. E quindi per me il cammino da qui in avanti dipende molto da noi e da ciò che farà Chievo e da ciò che farà l'Inter. Quindi quando abbiamo dentro delle cose su cui poter lavorare per crescere e per raggiungere gli obiettivi, è un tema positivo. In un campionato che ha una quota scudetto molto bassa, perché nessuno sta scappando, nessuno dà l'idea di poter fare 90 punti, ma forse nemmeno 85, quindi lo scudetto sarà quota bassa, siamo in corsa per arrivarci. Mi preoccupa il fatto che l'Inter storicamente nei duelli punto a punto raramente la spunta. Sì, guarda, velocemente, a livello statistico sappiamo che 4 sconfitte sono tantissime, soprattutto se le ottieni nelle prime 10 più o meno di campionato, 12, quindi col rischio che ne arrivino altre. Si tratta di un discorso statistico che vale sugli ultimi anni, perché poi a livello diciamo di media le vittorie e i pareggi più o meno stanno su un certo numero anche quelli. L'Inter per ora non ha ancora pareggiato. Quindi se tu fai 4 sconfitte su 12 partite, quindi fai 8 vittorie e 4 sconfitte, adesso non ho il calcolo matematico, ma può essere che a fine anno comunque tu riesca a competere fino in fondo. Ci sono state squadre, io penso per esempio la prima Juventus di Conte, quella che torna a vincere lo scudetto, mi ricordo, chiude con tanti pareggi ma con 0 sconfitte, e in quel caso lì fa la differenza. La Juve di Thiago Motta l'anno scorso fa 16 pareggi e arriva in Champions per il rotolo alla cuffia, perché ne fa tantissimi e ci piazza qualche sconfitta. Quindi non è detto che facendo, come hai detto, più sconfitte sia necessariamente, diciamo, negativo sicuro, però se poi ci associ pochi pareggi e le altre le vinci tutte, forse alla lunga ti può andare comunque bene. Certo che devi portarti su quel dato lì, perché non è facile. Questo ritmo, se non ho fatto male i conti, siamo a 24 punti in 12 partite, è un ritmo da
76 punti in 38, che per la quota Eh. scudetto sono un po' pochi, quindi un po' di Però ritmo non bisogna sono alzar 60. Cioè Sì. se adesso ne fate 4, se invece che chiudere con questo rapporto te ne togli 2, un paio che poi potevano essere quella con la Juve per l'ultimo gol subito e magari quella di ieri, sei lì, capito? Sì, Questa sì. è la chiave positiva, non sto dicendo evviva tutto a No, certo. posto. Lato della medaglia positivo è questo, poi c'è l'altro. Stasera in diretta approfondiremo tutto, quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arriveranno tantissimi commenti, vi aspettiamo e vi leggeremo in diretta per approfondire quello che ci dite. Volevamo darvi un po' una nostra visione più completa su questa partita, quindi fateci sapere la vostra. Simo, grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Su passioneinter.club, il QR code in alto, stasera dalle 22, chiamata come sempre con i nostri abbonati e le nostre abbonate. Grazie per averci seguito, vi lasciamo con un altro approfondimento, trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.